La sirenetta. Parte 1. Una volta c'era una giovane sirenetta chiamata Ariel. Passava molte ore seduta sulla sua roccia preferita. Il suo amico pesce, Flounder, le faceva compagnia. «Cosa stai sognando, Ariel?» chiese Flounder. «Sto sognando di diventare umana». «Come al solito». Ariel passava molto del suo tempo desiderando di essere una umana. Proprio in quel momento, una grossa nave apparve all'orizzonte. Quando fu vicina, Ariel vide un bellissimo principe in piedi sul ponte. «Oh, guarda, Flounder, è principe Eric! Oh, quanto vorrei poter parlare con lui!» In quel momento, il cielo diventò scuro e tempestoso. La nave fu spinta avanti e indietro, tuoni e fulmini rombarono e la pioggia cadeva fitta e la nave sbatteva contro le onde. Improvvisamente il principe Eric cadde giù dalla nave. Ariel si tuffò veloce nell'acqua, nuotò dritta nella tempesta per salvare Eric. Ariel prese il principe e lo portò in salvo sulla sua roccia. «Oh, ben fatto, Ariel, brava!» Ariel iniziò a cantare una ninna nanna al principe. «Dormi, dormi, principe dei sogni, dormi sotto il cielo scuro, e quando tu ti sveglierai io canterò ancora. Io che son la tua sirenetta, la sirenetta innamorata». Ariel sentì una voce chiamarla dal mare. «Ariel!» «Oh no, è mio padre! Dobbiamo andare, Flounder!» Ariel nuotò veloce verso il mare più profondo, fino a quando non raggiunse il regno del mare, dove il suo padre, il re Tritone, viveva. Tritone era molto arrabbiato con sua figlia. «Quante volte te l'ho detto, Ariel! I contatti fra umani e il popolo del mare sono proibiti!» gridava. «Ma padre, era...» «Non devi mai più avvicinarti a lui!» Ariel scoppiò in lacrime e nuotò lontano da suo padre. Tutto quello che avrebbe desiderato era essere umana e sposare il principe Eric. Ariel giunse in un luogo molto scuro e spaventoso. Era la casa della strega del mare, Ursula. «Quindi, Ariel», disse la strega, «vorresti essere una ragazza umana?» «Come fai a saperlo?» «Io so molte cose, so tutto del tuo principe e so che tuo padre ti ha ordinato di non vederlo più. Ma io posso aiutarti». «Oh, ti prego, fallo. Davvero puoi riuscirci?» «Certo che posso, ma ci sarà un prezzo». «Ti darò qualsiasi cosa, qualsiasi», disse Ariel. «In questo caso voglio la tua bellissima voce». «Oh, no, non farlo!» Flounder cercò di fermarla, ma Ariel non stava a sentirlo. «Va bene, puoi prendere la mia voce, ma voglio essere umana per sempre». «L'incantesimo ti renderà umana per 3 giorni. Se durante i 3 giorni riceverai un bacio di vero amore, l'incantesimo durerà in eterno». Appena Ariel accettò, l'incantesimo ebbe inizio. «La coda di pesce in gambe tramuterà, e umana lei sarà. Se un bacio d'amore otterrà, Ariel libera sarà. E ora canta per me, ragazza». «Dormi, dormi, principe dei sogni, dormi sotto il cielo scuro. La coda di pesce in gambe tramuterà, e umana lei sarà. Se un bacio d'amore otterrà, la tua sirenetta Ariel libera sarà».
forte rumore risuonò alla fine della canzone e dell'incantesimo. Ariel guardò in basso e vide i suoi nuovi piedi per la prima volta. Prova a cantare per me ora, ragazza. Ariel provò e riprovò, ma la sua voce era scomparsa. Non avrebbe potuto più cantare la sua ninna nanna Eric, ma Ursula poteva. L'incantesimo ti renderà umana per 3 giorni. Se durante i 3 giorni riceverai un bacio di vero amore, l'incantesimo durerà in eterno. Dalla notte del terribile temporale, il principe Eric aveva cercato di ricordare la ragazza misteriosa che lo aveva salvato. Stava cantando per me. Questo è tutto quello che ricordo. Se potessi sentire di nuovo quella voce, riconoscerei la ragazza che mi ha salvato e la sposerei immediatamente. Ariel provò a chiamare Eric per dirgli chi fosse, ma non aveva più la voce. Doveva trovare un altro modo per avere la sua attenzione. Ariel finse di annegare, agitando le braccia e battendole sulla superficie del mare. Il principe Eric nuotò verso di lei per salvarla. La portò con sé al palazzo, dove poteva asciugarsi e riposarsi. Eric non aveva mai visto nessuna più bella di Ariel e stava per baciarla quando sentì una voce che stava cantando la canzone di Ariel. Eric fece un balzo e corse via, dimenticandosi della povera Ariel, che corse dietro di lui. Sulla spiaggia, una bellissima giovane stava cantando. Dormi, dormi, principe dei sogni. Flounder guardava dall'acqua. Eric corse verso la giovane. La tua voce! Sei tu! Tu sei la ragazza che mi ha salvato. Ti ricordi di me mentre cantavo? Ariel vide improvvisamente i tentacoli arancioni nascosti nei capelli della giovane. Capì subito che si trattava di Ursula camuffata. Ariel cercò di allontanare Eric da Ursula, ma non aveva modo di dirgli chi era quella giovane. Senza un momento di esitazione, il principe Eric si inchinò. «Vuoi sposarmi?» disse. «Sì, lo voglio», disse Ursula. Ariel era disperata. Flounder non poteva sopportare di vedere Ariel in quello stato e nuotò veloce alla ricerca di Re Tritone. Il giorno dopo, a bordo della sua nave, Eric stava per sposare Ursula. Ariel era troppo disperata per assistere. Improvvisamente, Tritone, suo padre, uscì dall'acqua, seguito da Flounder. «Chi ha ridotto in queste condizioni mia figlia?» Ariel indicò la nave. Tritone guardò con attenzione la giovane sposa e riconobbe immediatamente i tentacoli arancioni di Ursula. «Ursula? E che ti ha fatto?» Ariel cercò di parlare per mostrare a suo padre che aveva perso la sua voce. «Ha preso la tua voce e ora sta ingannando il tuo principe per poterlo sposare. Deve essere fermata!» Il tridente di Tritone era incredibilmente potente e con le mani lo agitò più e più volte mentre le onde man mano aumentavano. Diventavano sempre più alte e forti, colpendo la barca fino a quando Ursula non cadde giù dal ponte e cadde nel mare. Tritone spinse il tridente in aria. Un potente fulmine scoppiò in cielo e colpì Ursula. La voce di Ariel uscì dal suo corpo e tornò alla sua legittima proprietaria. E quando ti sveglierai io canterò ancora la tua sirenetta innamorata. Dormi, dormi, principe dei sogni, dormi sotto il cielo scuro.
Il principe Eric, sentendo la sua ninna nanna, seguì la voce fino a tornare da Ariel. Eric, sono io che ti ho salvato. Ti prego, credimi. Eric credeva ad Ariel e desiderava tanto darle un bacio di vero amore. Ariel stava per avere il suo lieto fine, ma ormai era troppo tardi. Ursula era contentissima, rideva e rideva. I tuoi 3 giorni di incantesimo sono finiti! Non potrai mai più essere un'umana! L'incantesimo di Ursula si stava compiendo. I piedi di Ariel diventarono di nuovo pinne. Prima che Tritone potesse andare in aiuto a sua figlia, Ursula lo afferrò con i suoi tentacoli, togliendogli il tridente di mano. Tritone cadde in mare. Eric si gettò in acqua per salvare Tritone, ma Ursula alzò il tridente verso il cielo. Questo provocò il più terribile temporale che si fosse mai visto nel regno. Usò il tridente per diventare ancora più mostruosa. La nave fu spezzata in 2 dalle alte onde e dal vento forte che Ursula aveva provocato. Ariel si gettò in mezzo alle onde, sapeva che doveva fare qualcosa, altrimenti Ursula avrebbe distrutto tutti gli esseri umani e quelli marini. Ariel afferrò il tridente e lo usò per fermare Ursula. «Questo è per mio padre», disse lanciando un fulmine luminoso nel cuore freddo di Ursula. La strega del mare rimpicciolì, tornando alla sua normale dimensione e poi diventando sempre più piccola fino a quando non fu più grande di un pesce. Ursula fu distrutta e costretta a passare il resto dei suoi giorni sotto lo sguardo vigile di Flounder. Ariel riportò il tridente a suo padre. «Ben fatto, Ariel! Non solo hai salvato il nostro regno, ma anche il principe Eric. Forse, in fin dei conti, non è poi così male che gli esseri umani e quelli marini diventino amici». Tritone avvicinò il suo tridente alle pinne di Ariel, che si ritrasformarono magicamente in gambe. Tritone diede la sua benedizione a Eric e ad Ariel per il loro matrimonio. E il loro matrimonio segnò l'inizio di una grande e lunga amicizia fra gli esseri umani e quelli del mare, che durò per molto, molto